Ciao a tutti e ben ritrovati nel canale YouTube del Filo Rosso. Ben ritrovati e buon autunno. Finalmente è arrivato un po' di fresco, quindi le temperature si sono abbassate e abbiamo voglia di ritornare a maneggiare, a lavorare la nostra lana. Ci vediamo oggi per vedere assieme un progetto che moltissime già conoscete, perché parliamo della versione autunno e inverno di maglia Ortensia. Quest'estate abbiamo lavorato assieme maglia Ortensia in versione cotone, quindi estiva, e nel mio gruppo Facebook ne abbiamo viste realizzate tantissime, davvero tutte molto belle, in svariati colori, e chi ha realizzato la sua versione a ferri, chi ha realizzato la sua versione del corpo anche ad uncinetto, realizzando la mezza maglia alta o con anche altre texture di filato. Questa appunto era la prima versione che io avevo realizzato in cotone, e poi la mia seconda versione con il filato, con il mio filato twill in azzurro. In moltissima mi avete detto: ma perché non farne una versione anche con filati invernali? Sarebbe bella da vedere anche con le maniche. Ma in realtà io ci avevo già pensato, perché appunto già ad agosto mi sono attivata per iniziarla, perché appunto è una maglia che adoro, che mi piace molto, e non vedevo l'ora di vederla realizzata con la lana. Quindi dopo varie campionature, poiché io amo i capi, lo sapete, molto leggeri addosso, quindi capi che non ingoffano, che non ingombrano, ma che abbiano il peso leggero delle maglie di maglieria che noi acquistiamo, ho deciso, dopo varie prove di filati, di realizzarla con due filati sottili e leggerissimi. Questi sono quelli appunto colori che mi sono avanzati dalla lavorazione, ed ho utilizzato un filo del mio Alpa Kid, che è una composizione vedete, di mohair e alpaca, molto fine, quindi ha lo spessore, diciamo, di un Kid Silk, con una composizione diversa, e ho unito al mio Alpa Kid un filo di lana merino, 100% merino extra fine, quindi una merino sottilissima, utilizzando in questo caso il colore blu polvere e il colore blu polvere dell'extra fine, due toni, vedete, anche un pochino, cioè sempre tono su tono, però discostanti, che poi hanno dato questa sfumatura alla maglia bellissima. E quindi due toni, due filati dal peso veramente molto molto sottile. Il risultato è stato per me molto soddisfacente, perché appunto la trama che ne è risultata è davvero molto molto leggera, sia per la parte ad uncinetto sia per la parte a ferri. Quindi abbiamo davvero un tessuto addosso poi molto leggero, coccolo, e che scalda davvero tanto. Questi sono alcuni dei colori dell'Alpa Kid, che ha una composizione di 40% mohair, 40% alpaca e 20% poliammide, e per 50 grammi sono 420 metri. È come se fossero due gomitoli, diciamo, di Kid Silk come spessore e come metraggio. Le combinazioni di colori veramente con l'extra fine sono svariate. Io per la mia Ortensia ho utilizzato, vedete, questi due toni, l'Alpa Kid azzurro polvere e l'azzurro polvere dell'Extra Fine, che hanno dato appunto questo bellissimo risultato di tessuto. Ma poi, volendo, vedete, c'è il color blu Provenza, che ha il suo merino Extra Fine, che trovate già comodamente gomitolato, e un 100% lana merino extra fine, 50 grammi, 750 metri. Quindi con questo con questi due filati si fa davvero molta molta strada. Poi abbiamo i toni del rosa, il rosa sabbia, il sabbia rosa e il rosa antico, che possono essere uniti, vedete,
o al suo extra fine per il sabbia rosa, ma volendo si può giocare anche a contrasto con un colore un pochino più acceso, oppure mesciarlo al rosa antico dell'Alpa Kid. Quindi appunto si possono poi giocare anche trovando delle soluzioni di contrasti, di giochi di contrasti di diversi. Lo stesso il malva, il color malva o il lilla, il lavanda rosata, che si possono comunque unire a questi rosati e creare comunque delle sfumature davvero molto particolari. Poi abbiamo il burro dell'Alpa Kid, un classico, un colore neutro che ha quasi una punta di rosato, che si può appunto abbinare al suo extra fine color burro. Il verde timo, che abbinato al verde oliva anch'esso dà davvero una sfumatura molto bella. Oppure abbiamo il verde Tiffany chiaro, che è un pastello di Tiffany davvero molto delicato. I materiali utilizzati per la lavorazione del nostro progetto sono questi. Allora, vi serviranno un uncinetto del 3,5 per lavorare lo sprone. Per le catenelle iniziali, se volete, potete montarle con l'uncinetto del 3,75 oppure lavorarle in modo molto morbido con l'uncinetto del 3,5. Una volta che avrete lavorato tutto il vostro sprone, poi si passerà a dividere il progetto con il montaggio di alcuni archetti sotto alla parte appunto del davanti e del dietro, per poi agganciarsi con il lavoro direttamente a ferri, e perciò lavorare la parte del dietro e del davanti e del dietro separatamente inizialmente, creando appunto con degli aumenti il punto dello scalfo, e lo faremo utilizzando un cavetto lungo che appunto contenga la dimensione della misura appunto della larghezza della maglia, e due punte lunghe del numero 4. Mentre per la lavorazione del giromanica ci agganceremo, poi vedremo assieme, sempre alla parte della spalla, qui nello sprone, nel laterale dello sprone. Ovviamente una volta che avremo lavorato i davanti e dietro e uniti, avremo creato lo spazio appunto per il passaggio del braccio. Dopo aver lavorato tutto il corpo della nostra maglia, andremo appunto a preoccuparci della lavorazione della spalla, riprendendo circolarmente le maglie, e poi vedremo assieme come, e lavorandole con un cavetto piccolo, col cavetto più piccolo dei ferri circolari, e utilizzando due punte corte sempre del numero 4, ma per tutti i passaggi vedremo mano a mano, strada facendo, come fare, non vi voglio fare confusione adesso. Quindi oltre appunto ai ferri e agli uncinetti, poi avremo bisogno delle solite cose, quindi vi serviranno dei connettori per montare e smontare i ferri, dei tappini, ovviamente sempre di una forbice, ago da lana, dei marker per segnare i punti di riferimento che ci serviranno, e un metro per prendere le misure. La realizzazione del progetto invernale sarà tale e quale a quella del progetto estivo, quindi dovrete andare a vedere il video tutorial nel mio canale di YouTube di camicetta Ortensia, che è quella realizzata in cotone. Vi lascio anche in descrizione qui sotto al video il link dove collegarvi direttamente. Pertanto eseguirete lo stesso tipo di lavorazione sia per la realizzazione dell'uncinetto dello sprone, poi la lavorazione separata del davanti e del dietro, l'unione degli scalfi, tutto a ferri. Qui in più rispetto al progetto a uncinetto, che cosa c'è? Troveremo appunto la tipologia di filati diversi, naturalmente. Continueremo la lavorazione del progetto realizzando in tondo le nostre maniche. Va bene?
maniche che andremo a concludere con la lavorazione di un bordino ai cord che andrà a restringere il polsino della nostra manica. Quindi vedremo anche il bordino ai cord con delle diminuzioni. Nel video precedente alla base avevamo visto la lavorazione del bordino ai cord di base e la lavorazione resta tale quale identica. Quindi maniche, bordino ai cord, ed io ho concluso il tutto rifinendo anche il collo, riprendendo le maglie del collo con il ferro circolare con la punta del 4. Ho ripreso tante maglie quante ne avevo montate all'inizio e una volta riprese le maglie ho lavorato direttamente subito il bordino ai cord come per la base. Per chi invece volesse lavorare tutta la maglia d'uncinetto, quindi sprone, corpo centrale e manica uncinetto, può tranquillamente farlo. Anche i bordini ai cord ad uncinetto, anche quelli, perché sul mio canale YouTube ho messo un video su come lavorare i bordini ai cord con gli uncinetti. Quindi, volendo, chi non se la sente di lavorare a ferri può tranquillamente eseguire la maglia tutta ad uncinetto. Nel video YouTube di camicetta ortensia in versione cotone, in versione estiva, trovate anche lo schema di lavorazione, se volete appunto, se vi è più comodo come punto di riferimento, oppure potete seguire lo sviluppo dello sprone seguendo passo passo le indicazioni che trovate nello svolgimento dello sprone. Lo schema lo trovate anche nel mio gruppo Facebook Il Filo Rosso e entrando nel gruppo, nei post fissati in alto, trovate in evidenza anche lo schema. Ecco, vediamo un pochino le misure di questa maglia perché poi appunto a volte mi dimentico, insomma, e adesso le vediamo direttamente subito. Come vedete poi il progetto lavorato è sempre bello elastico, quindi la lana cede sempre un pochino. Allora, il colletto con il bordino ai cord mi risulta di 18 cm. Non fate una malattia sulle misure perché poi per ognuna di noi la tensione del lavoro varia e quindi può variare di mezzo centimetro, perciò non fissatevi insomma sul millimetro. Per la spalla, come vedete, io da spalla a spalla, qui da dove ho la linea del raglan, io mi trovo 11 centimetri. Quindi alla fine io mi ritrovo una circonferenza con il bordino ai cord di circa 58 centimetri, però come vedete poi il collo è molto elastico, quindi cede sempre. Ho lavorato il mio motivo come tante ripetizioni quante ne ho fatte per la versione estiva e in totale, ovviamente trascurando il bordino ai cord perché io sono partita a lavorarlo dalla base, ho lavorato il tutto per 15 cm di linea del raglan. Questo per una taglia che veste comodamente una MS. Ecco, naturalmente abbiamo visto anche nel gruppo per chi l'ha lavorato in taglie più grande, quindi ci sono delle alternative: o lavorare lo sprone allo stesso modo e fermarsi anche nel punto dove mi sono fermata io e poi andare ad aumentare le linee del raglan a ferri, prolungando la lavorazione e gli aumenti per più centimetri, e questo dipenderà anche dalla vostra circonferenza seno. Il bello del top down è quello che ognuna di noi può adattare la vestibilità alla propria fisicità, cioè chi ha più seno, chi ha meno seno, chi ha le spalle più larghe, chi ha le spalle più piccole, quindi è facilmente adattabile come progetto. Oppure per chi vuole, anche taglie LXL, può continuare a lavorare lo sprone per un paio di giri in più, naturalmente provando sempre il lavoro intorno al proprio décolleté, anche per valutare la scollatura che ne risulta.
Personalmente non mi piace troppo sceso, lo sprone troppo scollato, è bello insomma che resti all'altezza insomma della parte alta del petto, ed eventualmente sì, potete lavorare un paio di sequenze di giri in più e poi andare a giocare diciamo l'ampiezza della maglia, lavorando gli aumenti lateralmente per un po' più di centimetri, o lavorare a giri alterni, anche lavorare anziché un aumento ma due aumenti, per dare diciamo più respiro e più ampiezza al corpo della maglia. Dalla spalla alla base la mia maglia misura 48 centimetri in altezza. Io non l'ho realizzata molto corta, uso pantaloni spesso a vita alta e quindi mi andava bene questa misura qui di lunghezza, però ovviamente ognuna potrà lavorare la lunghezza desiderata e preferita. Poi come larghezza la mia maglia ha una larghezza di 50 centimetri. Di 50 centimetri, e come vedete comunque è bella elastica e indosso ha un bel po' di centimetri di agio e di respiro. La mia manica dalla base del pizzo della spalla fino alla fine misura una cinquantina di centimetri. Anche qui ovviamente la lunghezza del braccio è regolabile a seconda della propria fisicità. Vi consiglio però di lavorare una manica abbondantina, in modo che nella chiusura e nel restringimento del polsino, una volta indossata, sia un pochino più ampia rispetto al polso, che venga appunto un pochino rimboccata, soprattutto perché poi nella piegatura del braccio altrimenti risulterebbe corta, ed è bella insomma che la vestibilità che porti quei 3-4 centimetri di abbondanza in più. Ecco, detto questo, vediamo adesso come, non vi farò appunto il video su come reiniziare il tutto, perché lo troverete nel video di Ortensia versione estiva, ma rivedremo appunto le parti che mancano, che sono quella della lavorazione delle maniche, dei polsini con bordo ai cord e della rifinitura del collo con bordo ai cord. Per quanto riguarda le chiusure dei bordini ai cord, le trovate anche nel video di Ortensia versione estiva, quindi potete rivederle anche nel video precedente, che riprese con il cotone, che è meno peloso, sono anche più evidenti. Vi lascio al tutorial e vi auguro buon lavoro, e spero di vedere tante ortensie versione invernale, tante quante ne ho viste di quelle estive pubblicate nel mio gruppo Facebook. Vediamo nel dettaglio come realizzare la manica, quindi come riprendere le maglie intorno alla spalla, qui nella parte di pizzo, e poi come continuare la ripresa delle maglie nello scalfo manica e come lavorare in tondo le maniche a ferri. Come abbiamo visto nel video della versione estiva di Ortensia, dove abbiamo ripreso le maglie sotto al bordo di pizzo per lavorare il corpo centrale, faremo altrettanto la ripresa delle maglie intorno al bordo di pizzo nella parte che ricopre la nostra spalla, e lo faremo lavorando sempre ad uncinetto. Solo che rispetto al corpo, dove io ho montato per la mia taglia M, ho montato praticamente degli archetti di 8 catenelle, qui per la spalla io andrò a lavorare per ogni archetto 5 catenelle. Ovviamente le catenelle possono essere variabili a seconda delle taglie che realizziamo, e quindi potremo testare personalmente la lavorazione delle catenelle del giro manica in base anche alla nostra all'ampiezza appunto che noi vogliamo dare alla nostra manica. Nel senso che se dobbiamo lavorare delle taglie più grandi, abbiamo bisogno di una manica più ampia,
anziché montare come me 5 catenelle, che adesso vedremo, potrete valutare di montare 6 catenelle ad archetto, però ovviamente valutando anche l'ampiezza poi dello scalfo della manica. Allora, vediamo innanzitutto come riprendere le maglie intorno alla spalla, e questo procedimento lo andremo a fare nella parte in pizzo con l'uncinetto e invece nella parte a ferri, nella parte dello scalfo con i ferri. Quindi rivolgo il dritto del lavoro verso di me e andrò a lavorare le mie maglie partendo dall'angolo, quindi ovviamente lavorando sempre nella base del ventaglio del motivo pizzo precedente, sottostante, ok? Quindi se questo è il mio dritto del lavoro, il lavoro poi lo rivolto verso il rovescio, vedete? E andrò a partire dall'angolo qui, lo stesso dove mi sono agganciata praticamente per fare il motivo della lavorazione a maglia. Nel mio caso, avendo terminato la lavorazione come avrete visto nel video precedente della versione di Ortensia estiva, io andrò a montare 40 maglie totali, quindi andrò a montare 8 archetti da 5 catenelle l'uno e vediamo nel dettaglio come fare. Quindi parto dall'angolo, da questo dove ho eseguito la lavorazione a ferri. Allora io posso farlo con l'uncinetto del 3,5, che è quello appunto che ho utilizzato per la lavorazione della lavorazione a pizzo, però se voglio una lavorazione un attimino più morbida, in modo che la catenella poi nel girobraccio non risulti troppo tirata, posso utilizzare, se possiedo, anche un uncinetto del 3,75 oppure un uncinetto del numero 4, affinché il lavoro nella lavorazione iniziale della catenella non tenda troppo la spalla e quindi non la irrigidisca. Allora prendo il mio uncinetto e punto l'uncinetto nell'archetto, che è il punto qui dove io ho iniziato la lavorazione a ferri per lo scalfo. Prendo quindi un filo di Alpha Kid e un filo di Extra Fine, in questo caso porto fuori la mia asola e realizzo 5 catenelle, 1 2 3 4 5. Cerco di lavorare in modo morbido queste catenelle, la lavorazione non deve essere tesa assolutamente. Cosa faccio? Realizzo una maglia bassissima nell'archetto successivo che incontro alla base del motivo ventaglio, quindi io devo trovare tutti i motivi a ventaglietto sottostanti, in questo caso quello del giro precedente, e realizzo, puntando l'uncinetto, una maglia bassissima, così, e nuovamente realizzo 5 catenelle, 1 2 3 4 5. Vado a ricercare il punto del ventaglietto successivo, che è questo qui grande, vedete questo motivo a punta, e al centro, alla base del ventaglietto, prendendo il filo, realizzo un'altra maglia bassissima. Di nuovo 1 2 3 4 e 5. Passo alla base del motivo successivo, che è il ventaglietto, quello piccolino, e quindi entro alla base del ventaglietto piccolino e chiudo la lavorazione di queste 5 catenelle con una maglia bassissima. Ok? Di nuovo 1 2 3 4 e 5. Di nuovo vado a ricercare il punto di unione del ventaglio successivo alla base qui del ventaglio grande e chiudo con una maglia bassissima e procedo così fino a che ho esaurito tutta la lavorazione del bordo a pizzo. Quindi ventaglietto piccolo successivo e chiudo con una maglia bassissima. Ecco che io ho realizzato 5 10
15, 20, 25, 30, 35 e 40 catenelle nel mio caso. Ho preferito poi affrancare il filo, quindi chiudere, e adesso riparto dal centro del sottomanica con la ripresa delle maglie a ferri, perché preferisco iniziare il giro di partenza da qui. Partendo dal centro del sottobraccio, quindi da qui, per la lavorazione della manica precedente, quindi dopo la ripresa delle 40 maglie nella parte del giro spalla, ho ripreso 12 maglie dal centro, diciamo, del sottobraccio e 12 maglie dall'altra parte. Quindi partendo dal centro ho ripreso 12 maglie, sono salita, adesso vedremo comunque assieme, ho ripreso le 40 maglie del giro manica e poi ho ripreso altre 12 maglie qui sotto, ok? Perché ho valutato che questa per un totale di 64 maglie di circonferenza, perché appunto ho valutato testando che mi fossero sufficienti per realizzare una manica bella, ampia, con un giusto agio, ecco. Ovviamente queste misure sono variabili a seconda delle taglie e anche dai filati utilizzati da ognuna di voi. Pertanto posso iniziare la ripresa delle maglie partendo dalla maglia centrale qui sotto e non riprendendo soltanto la parte esterna della maglia, ma riprendendo da sotto le altre due maglie, e potete farlo o con il ferro direttamente se riuscite, se non è per voi troppo scivoloso, oppure potete fare la ripresa anche con l'aiuto di un uncinetto, lasciando una codina bella ampia qui dietro. Quindi potete fare la ripresa delle maglie anche con un uncinetto che poi successivamente passerete nel vostro ferro. Quindi vedete, fate la ripresa in questo modo, partite dal centro del sottobraccio e piano piano avanzate riprendendo una dozzina di maglie all'incirca dal centro fino alla punta della lavorazione a ferri e l'inizio del motivo a pizzo. Una volta che avete ripreso le vostre maglie, se l'avete fatto direttamente con i ferri, le avrete già direttamente col ferro, altrimenti piano piano con l'uncinetto le portate sul ferro circolare. Vedete che io uso appunto il cavetto circolare con le punte corte e con il cavetto quello più piccolino per le circonferenze piccole. Così evito di lavorare con la tecnica del magic loop e il cavo lungo, però può essere tranquillamente fatto con la tecnica del magic loop. Quindi riporto tutte le mie maglie sul ferro e piano piano ora riprendo le 5 maglie lavorate per ogni archetto, per un totale di una ripresa di 40 maglie all'intorno della parte qui in pizzo. E potete farlo sempre o con l'uncinetto, quindi andate a riprendere le vostre 5 maglie e le portate sul ferro, oppure direttamente lo fate con il ferro, come vi trovate meglio. Certo, con l'uncinetto in questo caso, visto il filato anche un po' pelosetto, senz'altro è più comodo realizzare la ripresa con l'uncinetto. Quindi ogni maglia lavorata, quindi nel mio caso le 5 maglie dell'archetto e così via, 1 2 3 4 e 5. Dopodiché vedete le passo nel ferro e continuate a fare la ripresa di tutte le vostre maglie fino alla fine. Quindi abbiamo ripreso le 12 maglie per il pezzettino dello scalfo, nel mio caso le 40 maglie degli archetti, delle catenelle che abbiamo ripreso per gli archetti, e l'ultimo pezzettino delle 12 maglie dello scalfo manica. Quindi in totale io ho 64 maglie. Siccome sono partita dal centro qui del sottobraccio,
inserisco un marker nel ferro e saprò che questo è l'inizio del mio giro di lavorazione. Ora molto semplicemente non faccio altro che lavorare tutte le mie maglie a dritto. Io sto lavorando con i ferri del numero 4. Perciò procederò tutta la lavorazione della manica per tutta la sua lunghezza con i ferri del numero 4 senza applicare mai nessuna diminuzione. Io ho voluto mantenere la manica morbida così dall'inizio della lavorazione fino alla fine, quindi l'ho lavorata dritta, per poi restringere alla fine il polsino con il bordino ai cord che abbiamo lavorato anche per la base della maglia. Ovviamente se qualcuno avesse piacere di restringere la manica può farlo tranquillamente. Ho completato la lavorazione della mia manica per la lunghezza desiderata. È bello lavorare la manica almeno 4 centimetri in più rispetto quando la provate e fate una prova di indosso, 4 centimetri, 3-4 centimetri in più rispetto alla fine del vostro polso, affinché quando lavoriamo il bordino ai cord la manica venga un pochino rimborsata e non risulti invece, se la lavoriamo dritta fino al polso, troppo giusta, anche perché quando poi la indossiamo e pieghiamo le braccia e il gomito, altrimenti la manica sale. Quindi vi consiglio di lavorare, di provare ovviamente la maglia, visto che potete farlo, è un top down, e poi di valutare appunto la lavorazione di un paio, 3-4 centimetri insomma in più rispetto alla fine del vostro polso. Una volta che avete appunto lavorato la lunghezza desiderata, a questo punto potete partire con la lavorazione del bordino ai cord della manica, che è questo. Vedete, io per l'altra manica l'ho già lavorato, serve per restringere il polsino, eccolo qui, vedete, e vediamo assieme come lavorare questo bordino ai cord con diminuzioni. Terminato l'ultimo giro di lavoro, quindi prendo il mio connettore e stacco il ferro. Per rendere la mia lavorazione più agevole, libero appunto il ferro, la punta, metto il tappo e prima naturalmente devo ricordarmi di spostare l'ultima maglia di lavorazione nel ferro di sinistra, dal ferro di destra al ferro di sinistra. Dopodiché blocco il tutto con il tappino, prendo il mio ferro, questo qui piccolino singolo, e mi sposto la maglia di lavoro, l'ultima maglia di lavoro, vedete, questa attaccata al filo, da questo lato. Terminato l'ultimo giro di lavoro, quindi prendo il mio connettore e stacco il ferro. Per rendere la mia lavorazione più agevole, libero appunto il ferro, la punta, metto il tappo e prima naturalmente devo ricordarmi di spostare l'ultima maglia di lavorazione nel ferro di sinistra, dal ferro di destra al ferro di sinistra. Dopodiché blocco il tutto con il tappino, prendo il mio ferro, questo qui piccolino singolo, e mi sposto la maglia di lavoro, l'ultima maglia di lavoro, vedete, questa attaccata al filo, da questo lato. Avvicino le mie maglie sul ferro, sposto la maglia, tutte le maglie quindi sul ferro di sinistra, e avvio per iniziare a lavorare il bordino ai cord, avvio 4 nuove maglie di lavoro. Quindi lavoro a dritto 4 maglie,
quindi una maglia che sposto così sul ferro di sinistra, da destra verso sinistra, quindi una, due, vedete non la getto ma la sposto qui nel ferro da destra a sinistra, 2, 3 e 4, in questo modo. Ora lavoro così, lavoro le prime 3 maglie a dritto, 1, 2 e 3, quindi ho 3 maglie sul ferro, e queste 2 sul ferro a dritto ritorto, quindi puntando non il ferro davanti ma puntando il ferro verso dietro e lavorando le 2 maglie assieme. Ho realizzato così una sequenza di lavoro. Ripasso le mie 4 maglie lavorate sul ferro. Ho lavorato una sequenza. Lavoro una seconda sequenza allo stesso modo, quindi una maglia a dritto, la seconda maglia a dritto, la terza maglia a dritto, quindi ho 3 maglie lavorate, e le 2 maglie rimanenti qui assieme. Ho 4 maglie sul ferro, le riporto dal ferro di destra al ferro di sinistra. Ho lavorato la seconda sequenza di lavoro. Lavoro una terza sequenza, quindi una maglia a dritto, una seconda maglia a dritto, una terza maglia a dritto. Le 2 maglie successive le vado a lavorare a dritto e ritorto assieme. Ho 4 maglie sul ferro, 1, 2, 3, 4. Ho lavorato 3 sequenze di lavoro. Nella quarta sequenza, che adesso lavoreremo, vado ad effettuare una diminuzione perché devo lavorare il polsino della mia manica restringendolo. Quindi lavoro la quarta sequenza così: una maglia a dritto, una seconda maglia a dritto, una terza maglia a dritto e le 3 maglie questa volta successive sul ferro le prendo a dritto ritorto, quindi infilo il ferro verso dietro, quindi non più 2 maglie ma 3, e le lavoro assieme. Ho effettuato così una diminuzione. Ora dovrò lavorare queste ripetizioni, quindi le prime 3 sequenze come abbiamo visto, dove alla fine prendo le 2 maglie assieme dopo aver lavorato le prime 3 maglie a dritta, e la quarta sequenza lavoro le 3 maglie a dritto e le ultime 3 maglie con la diminuzione per restringere il polsino. Vediamo un'altra sequenza, appunto sequenza di lavoro assieme. Quindi una maglia a dritto, una seconda maglia a dritto, una terza maglia a dritto e le ultime 2 maglie assieme. Ho fatto una sequenza di lavoro, riporto le maglie sul ferro, lavoro la seconda sequenza, una maglia a dritto, una seconda maglia a dritto, una terza maglia a dritto e 2 maglie assieme a dritto e ritorto. La seconda sequenza è completata. Riporto le 4 maglie sul ferro. Terza sequenza: una maglia a dritto, una seconda maglia a dritto, una terza maglia a dritto, ed ora lavoro 2 maglie assieme a dritto ritorto. Riporto le maglie sul ferro. Ultima sequenza, la quarta, dove vado ad applicare la diminuzione. Una maglia a dritto, una seconda maglia a dritto,
una terza maglia a dritto e questa volta lavoro 3 maglie assieme a dritto ritorto, riporto le 4 maglie sul ferro e ricomincio da capo fino a realizzare tutto il polsino, il bordino ai cord lungo tutta la circonferenza. Per la versione in lana di maglia ortensia rispetto alla versione estiva ho deciso di scontornare il bordo del collo con un bordino ai cord come ho fatto per le maniche. Poiché appunto è un modello invernale, preferisco avere un collo più rifinito, insomma, intorno al décolleté, che mi tenga anche un po' più caldo e anche la forma, insomma, che mi tenga la forma del collo. Quindi prendo sempre i miei ferri del 4 con un cavetto che sia leggermente più grande della circonferenza del collo, in modo che io mi posso muovere agevolmente per lavorare intorno la circonferenza e quindi raccogliere le mie maglie e distribuirle in modo più agevole. Quindi prendo il mio filato e lascio una codina lunga che poi andrò a fissare all'interno e a bloccare, e partendo, io parto qui da un angolo del mio scollo, o aiutandomi con l'uncinetto oppure direttamente con il ferro, riprendo le maglie in questo modo, vedete, una maglia per ogni catenella di base di lavoro. E poi le vado a riportare sul mio ferro piano piano, oppure lo potete fare direttamente con la punta del ferro. In questo caso io ho le punte metalliche, quindi sono un pochino più scivolose. Con le punte di legno il lavoro appunto le maglie si riescono a recuperare meglio, perché appunto non scivolano. Comunque vado a recuperare piano piano intorno a tutta la circonferenza le mie maglie, vedete, in questo modo. Ci vediamo alla fine della circonferenza dopo che le avete recuperate tutte. Però poi il procedimento appunto della costruzione del bordino ai cord sarà sempre lo stesso, quello che abbiamo visto per la base del maglioncino. In questo caso non vado ad effettuare come per la manica le 3 diminuzioni, ma soltanto farò le 3 sequenze di lavoro e alla fine i 3 cicli di lavoro, e poi nel quarto passaggio vado a prendere solo 2 maglie assieme e non le 3 maglie assieme come abbiamo fatto per la manica. Vedete, ho raccolto tutte le maglie della circonferenza, tutto intorno al collo. Quindi ora posso iniziare la lavorazione del bordino ai cord. Passo la maglia, l'ultima maglia raccolta che ho sul ferro di destra, la passo a sinistra così, e vado a bloccare il ferro di destra estraendo la punta e mettendo un tappino, così come ho fatto per la lavorazione delle maniche, in modo da rendere la mia lavorazione più agevole. Quindi blocco il cavetto che ho sulla destra con il tappo in questo modo, prendo il ferro di cui mi sono liberata e inizio la lavorazione del mio bordino ai cord. Quindi passo avvio le 4 maglie così come abbiamo visto per la lavorazione della base e delle maniche. Quindi lavoro una maglia e la posiziono sul ferro in questo modo, avvio una seconda maglia e la posiziono sul ferro di sinistra così, 2, 3 e 4.
Ed ora parto con la lavorazione delle mie delle sequenze, quindi una maglia a dritto, una seconda maglia a dritto, una terza maglia a dritto e le ultime le due maglie successive sul ferro di sinistra, prendendole da dietro, le vado a lavorare a dritto ritorto. Posiziono le mie 4 maglie sul ferro, ho lavorato una sequenza di lavoro, lavoro la seconda, 1, 2, 3 e lavoro le ultime 2 maglie praticamente a dritto ritorto, così, in questo modo, e ripeto queste sequenze. Scusate, ho detto prima e seconda, in realtà sono tutte uguali alla prima. Procedo alla lavorazione del bordino lavorando sempre così, quindi le prime 3 maglie a dritto, 1, 2 e 3, e le ultime, le 2 maglie, le 2 prossime maglie assieme a dritto ritorto. Riposiziono le 4 maglie sul ferro e procedo così, in questo modo, a lavorare tutta la circonferenza del mio bordino. 2 e 3 e le 2 maglie restanti successive a dritto ritorto. Riporto le 4 maglie sul ferro. Vi lascio procedere alla lavorazione del bordino per tutta la circonferenza. Il video tutorial di maglia ortensia è terminato. Spero sia stato un valido supporto per poter realizzare un nuovo progetto invernale. Non dimenticatevi di seguire il canale YouTube del Filo Rosso e di mettere un pollice all'insù se il video vi è piaciuto. Ci vediamo prestissimo, un abbraccio grande, ciao!